Ciao raga, in questo video vi farò vedere come mettere pasta e canapa sui raccordi. Io non uso tanto la canapa per i raccordi, perché tanto per i raccordi quelli piccoli, 3 ottavi, mezzo, 3 quarti, un pollice, uso sempre il Teflon. Ho già fatto un video, lo trovate negli altri video sul mio canale, ok? Ma per i tubi più grandi, da un pollice e un quarto, 2 pollici, un pollice e mezzo, uso la canapa perché costa di meno la canapa, no? Allora usiamo la canapa per i tubi più grossi. Quindi togliamo questo cacchio di canapa che è intrecciata qua. Questa qui è la canapa, quella normalissima, presa da Hobby, da Leroy Merlin. Non l'ho presa da un distributore nostro, da un negozio di idraulica. Quindi togliamo proprio un filo di canapa così, ok? Vedete? Per fare un raccordo da 3 ottavi ci vuole pochissima canapa. Guardate il raccordo, più o meno cominciamo dalla metà del filo, ok? Così lo metto sul raccordo. Io faccio così, lo tengo col dito all'inizio della filettatura, ok? Li faccio fare poi un giro proprio alla fine della filettatura, vedete? Alla fine della filettatura, ok? Lo tiro bene e poi ripasso all'inizio della filettatura e forma una X, ok? Il prossimo giro bisogna stringerla bene. Il prossimo giro prendo anche l'altra metà, ok? E la passo tutta insieme, bene, così lo tiro bene, ok, giro, sempre nel senso orario, mai in senso antiorario, perché poi quando vai a stringere dopo praticamente togli la canapa dal raccordo. E questo così dovrebbe venire fuori. Apriamo il barattolo della pasta verde. Poi non mi piace usare la canapa e la pasta perché ti sporchi sempre sulle mani. Prendi un po' di pasta così e lo metti su tutta la canapa, su tutto il raccordo. Ecco, questo è il nostro raccordo con la canapa sopra. Adesso è pronto per essere filettato. Se invece il raccordo non è di ferro zincato, è di ottone, bisogna rovinare un attimo la filettatura, ok? Prendiamo la beccanella e roviniamo un po' la filettatura, perché sennò la canapa poi scivola proprio da qua, dall'inizio del filetto, e la trovi alla fine del filetto perché non si aggrappa alla filettatura. Quindi noi roviniamo un attimo la filettatura, ok, in questo modo così. Potete usare anche, non so, una sega di quella là per tagliare i tubi di rame, no? Per rovinare un po' il raccordo di ottone. È sempre la stessa storia. Prendiamo un po' di canapa, un po' così, basta così, tanto questo è un raccordo non più da 3 ottavi, ma è un raccordo da mezzo. Okay. Sempre dalla metà del filo di canapa, sempre tenendo fermo qui all'inizio della filettatura, passo verso la fine della filettatura, ok? Bisogna stringerla bene,
e torno all'inizio della filettatura per formare questa X qua, perché così tiene quest'altra parte della canapa, no? L'altra metà. Se voglio posso ripassare un'altra volta sopra, ok? E poi prendo anche l'altra metà della canapa. Eccola. Non vi preoccupate se vedete che la canapa è un po' troppa, ok? Vabbè, non deve essere neanche tanto, cioè troppa, nel senso, siccome col Teflon ci devi mettere molto meno, invece di canapa puoi anche esagerare un pochino, perché tanto poi quando vai a filettarlo, la canapa in eccesso la trovi alla fine della filettatura. Prendiamo sempre un po' di pasta, mettiamo su, ok, ci sporchiamo sempre le mani di pasta, ok, e questo è il nostro raccordo con canapa e pasta. Ricordatevi sempre di rovinare la filettatura, di zigrinare la filettatura, non so come chiamare questo procedimento qua, non mi viene in mente adesso. Vedete, io anche i raccordi, quelli zincati, per sicurezza li rovino un po' con la beccanella, tanto ci metto 5 secondi. Bene, per questo video è tutto, grazie e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!